Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo al 23 di marzo e finalmente questa pianta sta partendo, come potete tranquillamente vedere dalle gemme, tranne qui in apice, però comunque ciò che interessa a noi e per questo video è andare a rinvasarla. Quindi col fatto che sta mostrando veramente molta vigoria, credo sia arrivato il momento perfetto per andare a rinvasarla. Guardate per esempio quelle gemme lì sotto quanto sono gonfie, ma anche queste qui dietro. Perché è fondamentale il rinvaso fatto adesso? Perché come vedete da questo segnetto qui, e se avete seguito tutti i video in cui vi andavo a parlare dello styling futuro di questa pianta, che vi lascio qui in alto a destra, questa pianta deve essere anche un po' stravolta, se vogliamo dir così. Io adesso non vi faccio vedere un 360 gradi perché la pianta rispetto ai video precedenti che trovate qui in alto a destra non è cambiata, quindi potete andare a recuperarvi quelli, ma vado direttamente con il rinvaso. Questa è una pianta che ho acquistato l'anno scorso e che qualche mese fa, comunque a fine 2024, ho praticamente stravolto insieme al maestro al club. E ora continuiamo il percorso a bomba, sperando che la pianta diventi bella quanto speriamo. Intanto fammi sapere che cosa ne pensi di questa pianta sotto nei commenti. Ok, siamo partiti. Ovviamente la prima operazione che vado a fare è quella di andare a liberare effettivamente la pianta, cercando di non fare danni sulle nuove gemme. Dovrò essere comunque molto delicato. Questo lo slego perché non mi andava effettivamente di andarlo a rompere, che per fortuna si apre tranquillamente. Ricordiamoci che questo è il fronte attuale, da qui a qui andrà ruotata, e posso provare a sfilarla. Magari vi metto qui di lato. Sposto il vaso e come vedete la pianta ha fatto veramente un'ottima quantità di radici e diciamo che decisamente era il momento giusto per andare a rinvasarla, il che è un'ottima cosa. Ora vi ricordo che comunque questa pianta era tenuta da una persona che era molto forte a livello di coltivazione, essendo un agronomo. Quindi se vedete comunque la terra ha una grandissima parte di humus e probabilmente anche una forte presenza di microrganismi. Quindi io che cosa andrò a fare? Andrò a togliere, come fatto sull'olivo che ho rinvasato qualche settimana fa, in primis tutta la parte sopra, e poi andrò a districare un po' tutte queste radici intorno, tagliarle ovviamente perché molte fanno il giro, e comunque andrò a togliere qualche centimetro intorno e sotto, in modo tale da poterci andare a mettere il mio terriccio e avere quindi la possibilità di riportare indietro la vegetazione della pianta e quindi poi poterla ricostruire come si deve. Quindi prendo il bambù e vado a togliere tutto quanto. Vedete che il terriccio è molto umifero. Ora io non andrò ad aggiungerne altro di humus perché all'effettivo questa pianta è già molto carica da quel punto di vista. Direi che volendo possiamo anche vederci in seguito. Io intanto proseguo in questo modo e vado a fare tutto questo lavoro che è abbastanza minuzioso.
Ogni tanto andrò anche a bagnare le radici in modo tale da poi non farle asciugare troppo, visto che oggi comunque c'è parecchio vento. E questa è una bellissima occasione anche per andare a pulire abbastanza bene il terriccio da tutte queste erbacce, anche da questo muschio che si è andato a creare da solo. Ci vediamo tra poco. Cambio di programma, ho deciso di registrare tutto quanto, o almeno il più possibile, in modo tale da potervi dare un contenuto della massima qualità possibile. Poi, mentre faccio tutte queste operazioni, oltre al terriccio voglio andare a mettergli comunque una parte di nuove micurrizze. Come dicevo, voglio anche andare a ridare un po' di micurrizze a questa pianta, quindi un bell'inoculo, e magari anche mettere della leonardite, visto che l'ho comprata, magari comunque in piccolissime quantità, però comunque aiuta sicuramente molto la pianta lato sostanza umica. Se volete ho fatto un video sulle sostanze umiche, ve lo lascio qui in alto a destra. Non ha avuto assolutamente successo perché comunque è un video abbastanza, non di nicchia, però è molto tecnico. Però sostanzialmente lì vi vado a spiegare tutto ciò che ho studiato da un libro comunque abbastanza tecnico, quindi capisco che come argomento può risultare molto pesante per alcuni, però magari da quel video si può apprendere qualche buona nozione che ci può tornare utile durante il nostro percorso del bonsai. Comunque sappiate che in generale le sostanze umiche sono viste come biostimolanti e sono fondamentali per lo sviluppo della pianta, più o meno come le micorrize, quindi avercele, che comunque con un buon concime organico di solito si somministrano, diciamo, può sicuramente giovare molto alla salute della pianta. Ho notato che comunque la maggior parte delle radici sono nella parte sottostante, a parte qualche radicetta aerea come vediamo qui. L'obiettivo è quindi di andare a fare radici in tutto il vaso e sono abbastanza fiducioso che questa pianta ci riuscirà tranquillamente, nonostante, se vi ricordate, poi ci fosse una parte di tronco che era marcescente e poi qua, se vedete questa macchia, sono dovuto andare a somministrare dell'insetticida sistemico per andare a contrastare degli insetti che stavano andando a fare dei buchi nelle radici, se vogliamo dire, perché qui c'è proprio un buco, non so se lo vedete, in teoria sì. Comunque sta di fatto che questa pianta fino a poco fa ha subito, diciamo, questo trattamento, quindi mi aspetto che da adesso non debba avere più problemi su quel punto di vista. Dovrei aver bonificato l'area nel modo corretto. Andava sistemata questa situazione anche per il bene della pianta, perché comunque dei buchi con degli insetti nel pane radicale, diciamo, non è il massimo come cosa. La pianta mi sembra molto in salute. Vi ricordo anche che questa pianta è una pianta che è praticamente stata fatta da seme dalla persona che me l'ha venduta, quindi la persona che me l'ha venduta l'ha tirata su da seme, ha fatto veramente un bellissimo lavoro con questa pianta, perché ha creato una quercia con veramente un bel movimento, molto sinuoso, e anche una buona struttura di rami. Poi io effettivamente sono andato a toglierne due, che voi adesso non vedete, ma anzi tre, ovvero uno qui e uno qui. Però tutto sommato ho del tutto stravolto il progetto iniziale che lui mi aveva spiegato quando me l'ha venduta.
però effettivamente secondo me in questo modo andiamo a sfruttare un po' di più la potenzialità della pianta. Comunque lui mi aveva detto che andava rinvasata cambiandogli un po' l'inclinazione e sicuramente il fronte. Ora io sto facendo praticamente la stessa operazione, però in un'altra direzione, sia per l'inclinazione sia per la rotazione. Quindi diciamo non ho proprio stravolto le sue idee, ho solamente cambiato il punto di vista orientativamente. Credo sia arrivato il momento di togliere un po' di terra da questo vaso, cominciare a lavorare poi sul bordo sottostante. Ok, ho pulito il sottovaso dalla terra in eccesso e devo stare molto attento a come tocco la pianta, perché già ho fatto saltare una gemma in punta ad un ramo che comunque mi serve per far rientrare la pianta, però comunque era una gemma abbastanza utile e io per sbaglio l'ho rotta toccandola mentre tiravo su la pianta dal vaso, quindi devo stare molto più attento. Ora è quasi il momento di andare a girarla, perché se voi vedete bene qui sotto è piena di radici, quindi io devo andare a districarle in questo modo, cercando magari di far cadere un po' di terra. Guardate qua, è veramente un casino, cioè, non pensavo che la pianta avesse tutte queste radici, tra l'altro sono anche molto lunghe, e vediamo che cosa riusciamo a fare. Io comunque prevedo di tagliare tutto qui sotto, ci vediamo tra poco. Alla fine sono riuscito a districare tutto questo po' di radici e come vedete sotto è tutto libero adesso. Sono andato a risistemare anche il vaso e ora sono pronto per tagliare le radici e andarlo a rimettere in questo bel vaso che per ora lascerò di lato. Ho nebulizzato più volte le radici, ma sembra che si sono già asciugate, quindi vado di nuovo a fare un po' di nebulizzazione e poi andiamo a tagliarle. Ora prendo le mie forbici che sono già state disinfettate a dovere e vado a tagliare tutte queste radici, perché da qui poi andrò a creare il nuovo pane radicale. Sicuramente è un'operazione molto invasiva dal punto di vista radicale, perché comunque sto andando a togliere veramente tante radici, però è pur vero che con tutte quelle radici lunghe 1 metro dentro quel vaso, ma anche dentro qualsiasi altro vaso bonsai, non ci si può stare, quindi va da sé che devo tagliare. Ora andiamo a tagliare la rimanenza. Sono veramente soddisfatto comunque di questo piccolo blocco di radici che abbiamo, vuol dire che comunque è un buon punto di partenza.
Adesso sposto la pianta, mi metto un po' più comodo e vado a mettere il vaso in posizione. Ora, perché ho messo i fili in questo modo senza passare dai due buchini che erano predisposti, che è uno qui sotto e uno lì? Perché praticamente voglio andare a infilare lateralmente la pianta dei bastoncini e poi andarli a legare. Quindi vado intanto a mettere una bella palettata qui di substrato. Poi che cosa vado a fare? Prendo la mia pianta, cerco di capire più o meno la nuova posizione, che sarà circa questa, anzi forse, vabbè, ovviamente più inclinata. Ok, facciamo questa, e qui devo andare ad inserire i bastoncini di bambù, sperando si fissino. Quindi questo così, e anche di qua. Già, così. Ora vado a mettermi del terriccio davanti in modo tale da posizionare bene la pianta. Ok, eccoci qua. Ora ricontrollo un secondo se ho fatto bene il lavoro con l'inclinazione eccetera, e poi ci vediamo con il proseguo. Ok, dovrei aver raggiunto l'impostazione corretta per inclinazione e tutto quanto. Ora la pianta è decisamente più bella, poi lì si vede abbastanza male quel pezzo perché c'è tutto il moncone che poi magari a breve andrò a togliere. Comunque mi sembra un'ottima inclinazione, quindi adesso andremo a fissarla. Quel legnetto andrà un po' più dentro la terra, anzi sicuramente, e poi andremo a finire di riempire il terriccio. Intanto iniziamo dal fissare questo qui di rame che non ho mai usato per fissare piante. Comunque, allora, questa me la tiro un po' più avanti, faccio così, e qui tiro e giro, magari avvicino questi due, di nuovo tiro e giro, tiro e giro, tiro e giro. Se vedete, tiro e giro, la pianta si sta fermando. Ora non esagero, altrimenti poi si spezza ed è un casino. Di qua invece per comodità sono andato ad usare l'alluminio, però indubbiamente deve essere fissato più in basso. Ok, metto in posizione un po' più esterna in modo tale da non andare a battere sul ramo di sopra. E anche qui tengo ferma la pianta, tiro e giro, tiro e giro. Devo trovare una posizione per la videocamera, tiro e giro. Faccio ancora massimo un paio di giri, tiro e giro, tiro e giro.
Ok. La pianta tende a muoversi insieme al vaso. Ora vado a tirare un pochettino giù tutta questa parte di terra in modo tale da riuscire poi a coprirla almeno un minimo con il nuovo terriccio. E poi tra l'altro qui devo anche essere sicuro di aver riempito bene la parte sottostante e non aver lasciato buchi. In teoria il problema non si dovrebbe presentare perché ho prima messo il terriccio e poi ci ho mosso la pianta sopra. Effettivamente mi sembra abbastanza pieno il terriccio sotto. Ok, adesso vado ad accorciare poco poco il tirante e il rame. Quindi alla fine ho tagliato i due tiranti e adesso ci divertiamo a riempire. Ora poi, una volta finito il rinvaso, andrò ad annaffiare per bene la pianta e a metterla magari in un posto riparato, oppure andrò a metterla coperta da tessuto non tessuto. Poi adesso, una volta che ho finito, mi regolo anche in base al meteo che mette nei prossimi 10-15 giorni abbondanti. E spero vivamente che da quest'anno questa pianta si faccia valere, insomma, faccia veramente l'esplosione che merita. Che comunque è una pianta che a me piace molto, è diversa dal solito, perciò ci tengo veramente tanto a farla spingere e a darle effettivo valore, se vogliamo dire così. Poi il terriccio mi sembra tutto abbastanza messo bene e mi manca solamente, a parte di qualche pezzettino qui intorno, lì dietro, mi manca solamente il pezzo qui davanti. Non ve l'ho detto prima, ma questo è il mio solito terriccio Lapillo Pomice Zeolite. Poi ho aggiunto pochissima canuma, ma proprio veramente tanto così di paletta e non pieno, e poi ho aggiunto un po' di akadama. Ovviamente, come dicevo prima, non sono andato a mettere sostanza organica perché questa parte qui ne ha veramente tanta. L'unica cosa che mi sono scordato e che adesso vado a fare è il discorso delle micorrize, che adesso andrò a mettere qui di lato e qui di lato, insieme anche alla leonardite. Ovviamente salterò il primo mese di concimazione, questi qua sono solamente biostimolanti. Ora vado a prendere veramente un chicco di leonardite e lo vado a mettere interrato abbastanza vicino alle radici. Ne prendo anche un altro e vado sempre un po' ad interrare. Di leonardite ce ne metto sempre pochissima nelle piante. Effettivamente non so neanche quanto sia efficace, però non ho avuto mai effetti collaterali, le piante spingono bene, quindi credo sia un buon segno in ogni caso. E ora vado anche a mettere un po' di micorrize. Guardate qua. Ora state vedendo che le metto, diciamo, fuori, ma adesso le vado a mischiare con il terriccio. Vedete? Le mando giù in modo tale che entrino a contatto diretto con le radici e vadano il prima possibile a fare dei rizomi.
questa è adesso la pianta. Detto sinceramente, a me piace veramente tanto, soprattutto perché adesso veramente si vede la sinuosità del tronco. Fatemi ovviamente sapere voi che cosa ne pensate. Come vedete, qui siamo già al lavoro finito perché mi ero dimenticato di registrare l'inizio e ora vi lascio ufficialmente alle operazioni che ho fatto durante questo video. Buona visione! È arrivato il momento di dare una bella potata. Ho appena finito di togliere tutto il filo. Se vedete le foglie un po' puntinate sono residui di oidio o malbianco che ora andrò a risolvere poi off camera con un po' di rame zolfo. E la pianta sta bene, ho tolto già tutto il filo. Eccoci qua, alla fine sono passate una settimana e mezza, forse anche di più, però ci sono riuscito a mettere tutto quanto a posto per lavorare questa pianta. Non metto lo sfondo dietro perché c'è un po' di vento, insomma non è granché comodo. Ora siamo in posizione, vado a fare tutti i tagli del caso, probabilmente taglierò un po' dappertutto perché comunque l'obiettivo è far tornare indietro la pianta. Cercherò di non andare eccessivamente indietro, però per esempio in un caccio del genere, che è praticamente tutto nuovo da qui, io andrei a tagliare alla seconda gemma, che è questa, in modo tale da cercare di sviluppare qualcosa più indietro e ovviamente di far ingrossare magari un po' più il ramo. Probabilmente vedrete un time lapse di tutto questo procedimento e poi parliamo insieme alla fine. In alcuni rami, come per esempio questo, è veramente complicato andare a fare una potatura, però la faccio lo stesso. Anche di qua, anzi quest'altro lo lascio proprio andare, mentre questo qui che è completamente secco, anzi è già spezzato, lo vado a tagliare. Ora passo di qua e continuo. Purtroppo la pianta era già partita, quindi è un gran peccato andare a tagliare tutte queste ripartenze, però dopo rischio che la pianta mi scappa. Ok, tutta questa parte della pianta è fatta, vado ad accorciare qua, anche di qua, dopo disinfetterò molto bene le forbici perché comunque non ho fatto in tempo ad andare a dare un po' di fungicida alle piante, a questa pianta soprattutto. Già avevo disinfettato con le fiamme la forbice, ma poi andrò a disinfettarla ulteriormente. Tutto questo ramo qui non lo vado a tagliare perché qua, se vi ricordate bene, quando sono andato a togliere la gomma e il filo si è andato a lacerare il ramo, quindi non vorrei che andandolo a potare gli tolgo spinta e me lo secca totalmente. E ora mi è rimasto solamente il ramo, questo qua laterale, dove conto sempre prima, seconda e taglio, prima, seconda e taglio. C'è una cosa positiva su questa pianta, che nonostante abbia preso il malbianco anche in maniera abbastanza forte, perché comunque poi non l'ho seguita, comunque ha risposto molto bene ed è anche molto vigorosa, perché li sento proprio i rami che sono molto duri, quindi è solamente che un lato positivo questa cosa. Allora, la potatura è finita, spero che la pianta ne gioverà ancora di più e spingerà ancora meglio.
perché effettivamente qui bisogna risistemare un po' tutto. Vi invito a scrivermi un commento qui sotto su un parere personale vostro su questa pianta, sulla potatura che ho fatto, anche se è solamente una potatura di rientro, e magari datemi dei piccoli consigli, non so, su secondo voi quanto dovrebbe tornare indietro e tutto quanto, insomma. Credo sia giunto il momento di andare a potare questa mia rovere, anche perché i cacci della scorsa potatura sono andati parecchio avanti e stanno facendo anche tantissime gemme laterali. In più, se notate, tipo qua giù sta anche facendo delle crepe per cortecciare, quindi credo sia proprio arrivato il momento giusto. Oggi ho cambiato di nuovo posizione perché ultimamente non ho molto a disposizione il tavolino, quindi mi adatto un pochettino con quello che trovo e sperimento nuove posizioni in cui registrare. Diciamo una sorta di panoramica ve l'ho fatta, vi faccio un giro anche sul retro. Comunque vedete queste sono le crepe che dicevo. Apparentemente questo ramo che si era rotto qui su quando sono andato a togliere il filo è ancora vivo, il che è veramente ottimo. Anche qui sta cortecciando benissimo, direi, e quindi prendo le forbici e diamo una bella potata. Ovviamente se vedete l'ombra della mia testa è perché il sole è alle mie spalle, però questa è, diciamo, la posizione più comoda che potevo trovare oggi, quindi ci adattiamo. Spero comunque che esca un video molto bello per voi. Vado a fare due cose. La prima è andare a tagliare queste foglioline ascellari da cui sono nati effettivamente i rametti, e poi vado a tagliare sempre alla seconda gemma. Visto e considerato, vi ricordo che la pianta mi deve tornare indietro, quindi in questo momento non posso lasciarla sfogare per acquisire diametri, perché effettivamente devo indietreggiare i palchi. Cioè, per esempio, questo palco sta qui giù, io lo dovrò avere qui su, magari, per andare a compattare la pianta e andare a creare una buona ramificazione. Quindi adesso sono costretto ad andare a tagliare il più possibile, visto soprattutto che la pianta sta rispondendo veramente bene, il che mi fa ben sperare. Mo era da parecchio che non vi facevo un video lavorazione, ma perché veramente saranno almeno 3 settimane, se non di più, che sono strapieno di impegni. Ovviamente, essendo questa una cosa che faccio, non dico a tempo perso, però comunque appena riesco mi torna abbastanza difficile andare a conciliare gli impegni, tutto il discorso video eccetera, anche perché comunque un conto è che io mi metto in giardino e faccio una potatura, un conto è che mi metto in giardino, devo fare la potatura, prepara tutto il set per registrare, comincia a diventare impegnativa la situazione, cioè non è una semplice potatura. Questo vorrei metterlo in chiaro, però non penso neanche ci sia bisogno con voi. Però comunque sono molto soddisfatto dei risultati che ha avuto l'ultimo video, quello che è uscito il 20 luglio, perché dopo quelle 2 settimane di stop ho deciso, per chi di voi l'ha visto, di fare la settimana con almeno un video al giorno per festeggiare la settimana del mio compleanno. Però ovviamente, come era preventivabile, la maggior parte dei video non sono andati bene, ma perché erano veramente video molto spesso fuori periodo, nel senso che andavo a parlare comunque di terricci e comunque cose che attualmente non interessano,
a chi cerca online qualcosa, quindi a maggior ragione è normale che i video non siano andati bene. Però mettere anche tutti quei video mi è servito per andare ad attivare un attimo l'algoritmo sul mio canale, nel senso, adesso l'algoritmo di YouTube come funziona? Se voi per un tot di tempo vedete dei video di un determinato argomento, l'algoritmo ve li consiglierà. Successivamente, se voi per un tot di tempo smettete di vedere quei video e andate a vedere, che so, adesso vedete video sul bonsai e quindi YouTube vi consiglia video sul bonsai, il mio canale ma anche il canale di altri. Successivamente che cosa fa? Se voi iniziate a vedere video sulle moto, ok, sul motorsport, su quello che volete, YouTube vi consiglierà principalmente video sul motorsport e quindi non vedrete più, tra virgolette, in home page soprattutto, o comunque tra i video consigliati, i video delle persone che anche se le seguite ma non sono relative a quell'argomento. Quindi ho sfruttato il fatto della settimana in cui vi andavo a postare un video al giorno, in cui ovviamente non ho fatto solamente video tramite le clip di altri video che avevo fatto al tempo, in cui magari volevo comunque creare un dibattito costruttivo, come è stato fatto sotto alcuni video, soprattutto quello del Karame Miki, ma ho fatto anche il video sulla tier list delle sempreverdi che non ho e che vorrei in collezione, quindi da quella che vorrei di più a quella che vorrei di meno, che va a chiudere quella serie di video. E vi ho fatto anche un video aggiornamento sul mio olivastro, perché qualcuno di voi me l'aveva chiesto nei commenti e quindi ho detto perché no, mi metto giù, anche se dovesse uscire un video di pochi minuti lo faccio uscire. Come quando ho rinvasato questa pianta, mi sto mettendo qui e sto chiacchierando molto con voi mentre faccio questa potatura, così magari vi rilascio anche questo video in doppia versione, quindi in versione estesa chiacchierata e in versione diciamo più breve, in cui vi vado a far vedere solamente la lavorazione. Però effettivamente quando mesi fa feci questo esperimento i risultati non furono proprio brutti, dai, non potevo aspettarmi granché, però comunque il video tutto sommato era uscito molto fruibile e molto carino e quindi mi sembrava un peccato mantenerlo solamente in forma velocizzata, e quindi magari vi proporrò la stessa cosa anche con questo video, visto che comunque sto dicendo un sacco di cose interessanti per chi volesse ascoltare, ovviamente. Poi se non volete ascoltare c'è sempre la parte velocizzata se siete sulla versione del video lunga. Io spero sempre che queste cose che faccio vi piacciono. Se non fosse così, magari lasciatemi un commento, o comunque se non volete scrivere un commento pubblico potete scrivermi tranquillamente sui miei social che sono qui in descrizione, perché tanto io non mordo, anzi mi piace molto confrontarmi con il pubblico, aiutare se posso e comunque andare a migliorare sempre di più, sia sul lato bonsai che sul lato, diciamo, content creation, YouTube e tutto ciò che gira intorno a questa cosa. Anche qui, se continuate a vedere queste foglie rovinate, sono quelle che si rovinarono al tempo con l'oidio e purtroppo non ci posso fare niente. Dovrei rimuoverle, però non voglio andare a togliere troppa spinta alla pianta, che comunque ricordiamoci che è stata rinvasata pochi mesi fa, quindi ci andrei comunque piano. Questo ora metto qua, si è seccato, un vero peccato.
non lo riuscirò mai a tagliare con questa forbice, quindi poi una volta finito tutta la potatura magari gli vado a dare una tagliata con la tronchese. Eccoci qua, ho messo un piccolo rialzo in modo tale che possiamo concludere la potatura. Adesso vado a togliere questo rametto, tutto così, che purtroppo ha seccato. Non ho fatto caso se si sia seccato per un danno, oppure per qualche altro motivo, non so. Andrei a dare una potata a questo ramo qua, dove taglio qui, taglio qua, faccio la stessa cosa qui, 1, 2, taglio. Queste per esempio sono molto rovinate, le tolgo, taglio, poi c'è l'altra parte secca. In realtà questo ramo tende ad andare indietro, quindi lo elimino tutto. Qua taglio ramo la base, taglio la prima foglia qui, però in realtà nel momento in cui mi partono queste foglie dietro magari lo vado a accorciare. Poi anche questo lo taglio. Qui vedete la differenza di diametro tra questa parte e questa parte, che è praticamente lo stesso diametro, il che non va proprio bene. Però questa è una cosa che succede nel momento in cui lasci sfogare, tra virgolette, la pianta. Io volevo un attimo capire, ok, qua c'è una gemma, quindi io posso tagliare proprio qua. E visto che qua su c'è tutta questa spinta, io spero vivamente che cominci a ricacciarmi indietro. Così cominciamo a fare un po' questa struttura benedetta. Anzi, sono molto contento del fatto che il rinvaso non ci è andato a far perdere tempo, anzi ci ha dato la possibilità di far spingere molto di più la pianta. Nel terriccio precedente aveva comunque dei problemi, quindi direi che qua sta molto meglio. Tagliamo qua, qua accorcio, taglio questo. Vi devo dire, in questa posizione sto abbastanza comodo, sto solo lievemente troppo distante dalla pianta, però dai, c'è di peggio, non mi posso lamentare. Ho lavorato in posizioni molto più scomode, come per esempio il video di domenica scorsa, che stavo veramente piegato a terra per sistemare il Karame Miki. Credo che il lavoro sia concluso. Qui ci manca poi durante l'inverno un po' di filo per tirarlo bene su l'apice e rimandarlo bene al centro, visto che da quando ho tolto il filo si è un po' sdraiato. Vi invito a ricordarvi il movimento che hanno fatto questi due rami, che secondo me è stato un gran bel movimento che ci ha permesso di fare veramente una bella ramificazione. Mi è rimasto poi l'anno prossimo di prendere quel ramo lì dietro, abbassarlo un po', questo qua portarlo più vicino, questo anche portarlo leggermente più indietro, questo anche più indietro, e secondo me la pianta sta maturando e migliorando veramente tanto. Nel corso di quest'anno ha fatto veramente passi da gigante, nonostante tanti problemi che l'hanno afflitta. Qualche giorno fa
ho preso questa rovere e sono riandato alle lezioni di settembre del club e come vedete siamo andati a fare una bella potatura per riportare bene indietro la pianta e andare a sviluppare molto meglio questi rami. Per esempio in queste parti sono andato a tagliare qui in questo punto c'era un ramo, anche di qua in realtà, che andavano a creare delle biforcazioni che non erano ottimali e sono andato a rimuoverle. Stessa cosa sono andato a fare qui, vedete? In questo punto c'era un altro ramo che poi mi sarebbe andato a creare un callo troppo grande, calcolando che qui ci sono anche 2 gemme, e quindi poi sarebbe andato a crearmi dei problemi. Pure qui in apice ho accorciato tutto quanto. L'obiettivo è sempre piano piano far rientrare la pianta, quindi speriamo che faccia qualche germoglio in tutta questa parte del tronco, perché altrimenti è un casino. Io cercherò piano piano di riportarlo indietro per avere appunto dei rami più vicini. Per esempio questo qui dietro comincia a essere già un buon ramo, che poi tra l'altro sono 2, uno sopra e uno di lato. Questo mi deve ritornare indietro, però questo già ce l'ha 2 gemmine. Altri rami, come per esempio questo, un po' deve ritornare indietro, però sono fiducioso. E poi c'erano altri rami che stavano iniziando a fare dei germogli, però adesso non li trovo, però erano tre, eccolo, per esempio qui, vedete? C'è uno qui e in realtà un altro qua su, se non sbaglio. Sì, eccola qua la gemmina. E quindi sono molto fiducioso sul fatto che questa pianta, soprattutto in apice, tornerà bene indietro. Quindi vi lascio al resto del video e spero che questa pianta continui a spingere bene. Intanto sono già andato a tagliare una radice qui che non aveva capillari, diciamo, quindi l'ho tagliata qua, l'ho staccata e c'era solamente una radice attaccata molto fina, quindi piano piano poi andrò a fare anche una pulizia qui di tutto questo groviglio di radici. Eccoci qua ritornati. Come vedete siamo al 7 gennaio e la pianta ancora non ha perso le foglie, le sta ingiallendo adesso. Molto probabilmente dovrò defogliarla, ma la cosa positiva è che questo weekend andrò al club, quindi la lascio così per ora, me la porto lì al club, così mi faccio dire bene dal maestro se devo defogliarla, dove dobbiamo potarla, visto che qualche nuovo germoglio indietro l'ha fatto, soprattutto per esempio qua su e in altri punti, ma qualcosa vi avevo già fatto vedere nella parte precedente del video. Quindi vedremo lì poi dove potare, perché potare e tutto il resto, e vedremo anche se va fatta una filatura, perché sicuramente i rami andranno rimessi bene in posizione. Però siccome ci tengo veramente tanto a questa pianta, me la porto al club, faccio la potatura e la filatura al club e poi vi faccio vedere il risultato. Comunque sono felicissimo del risultato che sta avendo questa pianta, sta dimostrando veramente tanta vigoria, ha le gemme belle gonfie, ha cacciato anche parecchio indietro, se vedete qui, e quindi vuol dire che è arrivato quasi il momento di iniziare a lavorarla seriamente. Già il fatto che ci sta riportando bene indietro le gemme e sta rispondendo bene a potature, filature eccetera
è veramente ottimo. Detto ciò, vi rimando tra poco con la parte del video successiva alla lavorazione che abbiamo fatto al club. Eccoci qua ritornati. Alla fine la pianta non l'abbiamo filata, l'abbiamo solamente potata per cercare di farla tornare indietro, però siccome ci sono alcune gemme che un pochettino hanno arretrato, ma me ne servono tante altre, soprattutto su questo lato, abbiamo deciso con il maestro di non andare a mettere gomma e filo, in modo tale da lasciare la pianta la piena libertà di rifare gemme indietro. Una cosa che potremo fare in futuro, in base a come caccerà questo ramo qui, è tagliare qua e utilizzare questo qui, mettendolo in questa posizione, come primo ramo, visto che è già ben biforcato e un pochettino ramificato. Altrimenti devo cercare di far tornare indietro questo. Gli altri rami invece stanno molto meglio, poi andrà in futuro filata e portato avanti questo, e qui bisogna tornare indietro. Però tutto sommato secondo me la pianta sta molto bene. Sono anche andato a dare una bella pulita qui, ho tolto qualche radice, qualche rimasuglio, eccetera eccetera, quindi sono veramente soddisfatto del passo avanti che ha fatto durante quest'anno questa pianta. Voi, se vi va, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate di tutte le operazioni che ho fatto durante quest'anno, e se vi piace il risultato che sta avendo questa pianta, e se vi può piacere l'idea di spostare quel ramo con una bella filatura e piano piano senza romperlo al posto di questo. Vediamo un po'. Spero che questa pianta continui a migliorare sempre. Io sono contentissimo. Se vi va, lasciate un mi piace, un commento come vi ho detto prima, condividete questo video con i vostri amici appassionati di bonsai, vi lascio il canale Telegram qui a video, come al solito, e noi ci rivediamo sempre domenica prossima, ore 19. Buon bonsai!